Ciao a tutti e ben ritrovati ai video di PhotoArt. Cosa ho qui sotto? È una macchina molto particolare, una macchina panoramica, una Fuji G617. Ve lo avevo promesso e abbiamo provato per voi questa macchina panoramica. Esistono diverse case costruttrici, la più importante di tutti è la Linhof con la Technorama, con la Technic Ardan. Sono macchine che sono nate proprio per la ripresa in 6x12. Esistono anche delle case produttrici che hanno creato degli strumenti per la ripresa del 6x24. Però il 6x17 è il vero formato panoramico, è quello che realmente viene interpretato come la fotografia panoramica. L'obiettivo normale per questo genere di riprese è il 105 mm, il 90, il 100, il 110. In questo caso la Fuji è dotata di un 105 mm. Anche altre macchine come potrebbe essere la Guernsey oppure la Photoman fanno delle macchine abbastanza belle, ma avendole avute fra le mani posso dirvi che sia la sensazione della qualità dei materiali che l'impatto che si ha con la fotocamera è totalmente diverso. La Fuji a me piace molto perché non è la Linhof. La Linhof, che è bellissima esteticamente, è una macchina che poi ha delle lenti strepitose, diciamo al pari delle Fuji, ma con una scuola di pensiero un po' differente. La Linhof, vi dicevo, ha dalla sua un peso abbastanza importante perché sono dei cosiddetti carri armati, sono macchine grandi proprio, però sono molto belle, sono davvero molto ben realizzate. Mi viene anche in mente l'ultima serie, quella con la possibilità di decentrare il corpo lente, sono davvero delle belle macchine. La Fuji ha creato due modelli di 6x17, la serie che è questa che vi sto presentando oggi e quella successiva che si chiama GX. Cosa c'è di diverso dall'una rispetto all'altra? Sostanzialmente che mentre per la G617, come vedete, nasce la macchina così, con il suo obiettivo montato in elicoide, la serie GX invece ha la possibilità di intercambiare le lenti. Praticamente sono dei coni montati su questa maschera che vengono, un po' come per la Linhof, montati frontalmente. Allora è possibile utilizzare dal 72 mm, nel 90 e il 105 fino al 180 e persino il 300 mm in schema tele, il famoso Fuji 300 T8. Cosa dire di queste macchine? Non è immediata la presa di possesso di una macchina panoramica perché il taglio è davvero stirato, quindi siamo abituati da una parte al formato Leica, dall'altra al 4/3 se non al quadrato, chi come me scatta anche con quel formato, e immaginare una scena in formato panoramico non è sempre facile. Peggio che peggio pensare di utilizzare la macchina in maniera verticale. Devo dire che i pochi scatti che ho fatto in maniera verticale non mi hanno dato grandi risultati, eccetto quella volta che si imbrocca lo scatto, che può essere un palo, un albero o una struttura così diciamo allineata verticalmente, e si capisce che soltanto questa macchina poteva rendere al meglio una fotografia del genere. Quindi bisogna essere anche portati per la fotografia panoramica, pensare un po' in panoramico. E per panoramico non intendo il paesaggio, che è bellissimo anche, però tutto sommato un po' fine a se stesso, e se mi permettete, oggi come oggi abbiamo una qualità nei sensori digitali o nello stitching effettuato con il digitale che tutto sommato pareggia un po' il conto con un formato come questo. Dove sta la bellezza? La bellezza sta innanzitutto in una striscia negativa davvero bella, davvero leggibile contro luce, su un banco luminoso e ricca di dettagli, perché le lenti sono belle. Questa Fuji, questo 105 mm è una lente, tutto sommato pensavo di imbattermi in una lente di produzione normale, senza infamia né lode, e invece è molto bella. Forse rispetto al 90 mm di casa Schneider o di casa Linhof è un po' meno
improntato sul rendere i piani della ripresa. Questo è un pochettino più schiacciato come resa, però è molto nitido, molto definito. A me piace molto, soprattutto per la ripresa di un paesaggio a media distanza. Riesce davvero a identificare tutti i soggetti, a metterli nel loro ordine, e le fotografie sono davvero belle. È anche molto bello, tra l'altro, poter stampare un'immagine da un negativo così grande, perché personalmente riscontro che ci sia una differenza molto determinante tra passare un 5x7, che è un 13x18, diciamo, una lastra, in uno scanner che purtroppo non possiamo, sul quale non possiamo contare come scanner high-end, e invece passare lo stesso striscia panoramica in un film scanner dedicato come i vari Hasselblad, Imacon oppure altri drum scan di estrema qualità. C'è una bella differenza nell'osservare poi il rendimento dall'una macchina all'altra macchina. Ecco perché il panoramico acquista significato e vi confesso che non c'è stitching che tenga, perché avere in un'unica striscia, quindi con un'unica lettura esposimetrica, con un'unica lente che legge i vari momenti della scena, è diverso da avere un collage fatto benissimo, perché i software ormai hanno raggiunto una capacità elevatissima, ma non è la stessa cosa perché abbiamo una moltiplicazione di una scena che comunque un occhio esperto come il mio e quello di tanti altri come me riesce a valutare e si rende abbastanza visibile. La macchina, venendo appunto alle impressioni d'uso, la macchina ha queste due belle impugnature che sono praticissime e comodissime. Ho fatto un bel servizio a Chioggia e a Venezia con questa macchina e mi ha dato molta soddisfazione, perché avevo con me il cavalletto e poi tra una cosa e l'altra ho continuato a scattare a mano libera, e con i 400 ASA in una giornata di luce normale si scatta con dei tempi molto, diciamo, al di sopra della sicurezza. Quindi ho portato a casa dei begli scatti insoliti e mi piace molto questa macchina. Poi è molto ben costruita, quindi i vari leveraggi scorrono bene, la composizione dei materiali è ben assemblata, il paraluce è un bel paraluce, la ghiera, che ovviamente il mirino ci permette solo di valutare la scena, la ghiera del fuoco scorre bene, ha una bella scala iperfocale molto chiara, molto grande, e anche l'otturatore dei diaframmi e i tempi sono perfettamente in ordine. La macchina ha diversi alloggiamenti per mettere le bolle, per mettere il flash, se volete usare il flash o altri strumenti di misurazione, è predisposta per il 120 e il 220 mm. Consuma molto, lo dico scherzosamente, ma è impressionante mettere un rullo 120, fare 4 scatti e doverlo cambiare. Ci si mette un attimo proprio. È vero poi, come vi dicevo, che una volta che li sviluppiamo e cominciamo a guardarli è molto bello, un po' perché è insolito il formato e un po' perché c'è molto dentro questi negativi. La macchina ha i suoi due perni per togliere i negativi. Vi faccio vedere anche una volta aperta che razza di dorso. Ecco, guardate quanto è grande il dorso, perché effettivamente tutto questo è quello che inquadra la pellicola, che verrà impresso poi sulla pellicola. A me è piaciuto molto di questa macchina anche il trattamento che c'è all'interno. Come ho avuto modo di dirvi altre volte, la macchina non è soltanto una scatola nera, e questo è un punto davvero interessante. Non è solo una scatola tenuta di luce, ma è una scatola che comunque viene colpita dalla luce, perché nel momento in cui l'otturatore si apre, la luce entra e impressiona la pellicola. Il trattamento che c'è ai lati è proprio di tipo, è un vellutino così trattato che assorbe tutta la luce. È un po' come in altre macchine troviamo un soffietto interno. Questo è un punto molto delicato ed è a favore di questa macchina, perché avendo una luce notevole che entra, perché la finestra è ampia, viene comunque ammortizzata tutta la luce parassita, e devo dire che è una cosa che si vede poi sui negativi, si riverbera su una qualità complessiva di immagine che va a tutto favore di questa bella camera. Il mirino, neanche a parlarne, ci si perde.
è un 6x17, quindi ci sta dentro l'universo mondo, è molto bello da guardare. E ultima caratteristica, la macchina ha 3 pulsanti di scatto, perché una volta armato l'otturatore posso farlo scattare da questo pulsante principale, anche collegato con un flessibile, da quest'altro pulsante sul corpo macchina e persino dal pulsante, diciamo, di scatto, dalla leva di scatto dell'otturatore, in questa maniera. La macchina è corredata anche da un filtro di tipo spot o digradante, un filtro centrale, perché è uno scrupolo che la Fuji ha adottato per evitare la vignettatura ai lati. Posso assicurarvi che l'ho utilizzata senza filtro, difficilmente si vede la vignettatura, a me non è occorso di trovare e di riscontrare delle parti più scure, quindi è proprio una precauzione, un po' come tanti costruttori adottano verso le loro creazioni, proprio per dare l'optimum al cliente. È una macchina che a me è piaciuta davvero tanto e che vi consiglio e che troverete probabilmente anche nel sito di PhotoArt. Grazie a tutti per averci seguito e l'appuntamento è ai prossimi video di PhotoArt. Ciao!